guidami al lavoro. Navigazione verso il lavoro. Ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi torniamo a parlare di smart screen. Un display da 9.26 pollici. Abbiamo due telecamere, di cui una integrata con risoluzione di 2.5K e la seconda con risoluzione di 1080p. Il tutto va a registrare su una micro SD da 64 GB fornita con... Possiamo collegare i nostri sistemi operativi Android Auto ed Apple CarPlay in modalità wireless, ed infine possiamo collegare questo display all'autoradio della nostra autovettura tramite tre opzioni. Costo? 116 euro su Amazon, ma è presente un codice sconto di 10 euro, quindi alla fine viene a costare 106 euro. Ovviamente qua sotto vi lascio tutti i link nella descrizione per andarvi a vedere le caratteristiche complete, ma soprattutto se avrò un codice sconto lo troverete sempre là sotto. Magari riesco a carpire un qualcosa in più per portarla a casa a un prezzo un po' più agevolato, che non guasta mai. Venite! Dotazione abbastanza ricca, direi. Vediamo nel dettaglio. Troviamo un biadesivo di ricambio per la base del display. Abbiamo delle piccole fascettine biadesive, un giravite, una leva in plastica, cavetto AUX, piastra biadesiva per poter fissare la ventosa anche sul cruscotto, presa accendisigari con un'uscita USB, telecamera aggiuntiva, due biadesivi per la telecamera, libretto di uso e manutenzione con lingua anche in italiano. Allora, questo è il nostro bel display da 9.26 pollici. Come vi dicevo, qui ci sono delle vitarelle e possiamo andare a sostituire l'attacco da cruscotto con questa ventosa. La telecamera posteriore che registra fino a 2.5K ed è orientabile, il pulsante di accensione e spegnimento del display, la presa USB di tipo C per andare a alimentare il dispositivo, attacco per la telecamera, micro USB da 64 GB già inserita all'interno in quanto viene fornita in dotazione, e attacco cavetto AUX. Altoparlanti posteriori, proviamo a vedere se funziona e poi ci trasferiamo fuori. Abbiamo collegato il cavetto USB di tipo C e la presa accendisigari, quindi accendiamo. Che succede? Eccolo qua, è partito, funziona tutto. Ok, qui ci dice che dobbiamo scegliere la lingua, ma il resto ve lo faccio vedere direttamente nella mia Nissan Qashqai. Andre. Eccoci qua ragazzi, la prima novità è questa dashcam con cui sto registrando il video, la nuova Insta360 S Pro, acquistata su AliExpress ragazzi, in quanto c'erano degli sconti straordinari, quindi l'ho pagata a 200 euro e va a sostituire ovviamente la mia GoPro 10 che utilizzerò esclusivamente per fare l'unboxing, quindi all'interno dello studio, mentre per l'esterno utilizzerò questa Insta360 in quanto è molto più maneggevole, il display è rotabile e sicuramente durerà un po' di più la batteria, e spero che si scaldi di meno rispetto alla GoPro 10, perché ogni volta devo aspettare ragazzi, un casino, le batterie che non durano un cavolo, la dashcam che si scalda tantissimo soprattutto quando inizia a fare questo caldo, quindi inizia a essere inutilizzabile.
quella rimarrà all'interno dello studio. Partiamo subito con il fatto che la posizione del display non è quella più idonea dove l'ho posizionato io. È ovvio, ragazzi, lo metto lì solo per le questioni di recensione, per effettuare la recensione. Ricordatevi però che ogni apparecchio tecnologico non deve, ricordatevi bene, non deve andare ad ostruire la visuale quando guidiamo. È chiaro sto fatto! Detto questo, possiamo iniziare con la recensione. Questa è la schermata principale di quando si accende il display. Abbiamo queste icone disponibili: Bluetooth, Android Cast, AirPlay, quindi sarebbe dedicato per quanto riguarda il mirror link. Abbiamo l'uscita audio, playback, DVR che sono le telecamere, Android Auto e CarPlay. Abbiamo tutto a portata di mano e qui abbiamo questo menu rapido che ci riporta alla home. Possiamo regolare la luminosità, possiamo regolare il livello del volume e da qui si va a tutte le impostazioni. Qui abbiamo la modalità notturna, possiamo scegliere la percentuale della luminosità, salva schermo, 10 secondi, 30 secondi o disattivare, posizione di guida, destra o sinistra, modalità schermo diviso, possiamo scegliere questa modalità per andare a separare lo schermo con due applicazioni contemporaneamente. Possiamo mettere Android Auto e magari la telecamera anteriore. Risoluzione, possiamo scegliere la risoluzione della dashcam anteriore, 2.5K è la massima. Registrazione in loop, possiamo scegliere la durata dei filmati che va a registrare, 1, 3 o 5 minuti. Immagine a specchio della telecamera posteriore, possiamo attivare o disattivare, dipende come posizioniamo la telecamera. Calibrazione linea inversa, questa sarebbe la calibrazione dedicata per la telecamera posteriore se la posizioniamo comunque dietro la targa come una retrocamera. Possiamo attivare le linee di guida, qui sono disponibili tutte le lingue. Impostazione dell'ora, informazione archiviazione che sarebbe la SD fornita di serie, ragazzi, 64 GB dove va a registrare i filmati delle telecamere. Qui abbiamo il ripristino e la versione del firmware. Stop, non c'è altro, quindi vedete che è facilissimo andare a configurare questo display. Allora, vediamo il singolo menu. Qui possiamo collegare CarPlay, qui Android Auto che siamo già connessi con il mio Pixel 8 Pro, vedete? E qui è in funzione l'altoparlante integrato. E devo dire che non è affatto male, ragazzi, si sente abbastanza forte e non distorce eccessivamente. Da questo menu, ripeto, possiamo regolare l'audio, la luminosità del display che è al massimo, avrei gradito un qualcosetta in più comunque, andare alle telecamere e tornare alla home. Telecamere anteriore e posteriore. Io, ragazzi, l'ho posizionata all'interno dell'abitacolo, ma possiamo posizionarla anche dietro l'autovettura come una sorta di retrocamera, in quanto collegando il cavetto rosso all'uscita della lampadina della retromarcia, quando inseriamo la stessa si attiva in automatico la telecamera e quindi funziona come una sorta di retrocamera. Qui possiamo bloccare un video, fare uno screen, quindi una foto, tornare alla home e disattivare il microfono. Qui possiamo tornare direttamente ad Android Auto. Se vogliamo andare a dividere lo schermo, ok, torniamo alla home. Quando apriremo Android Auto, avremo Android Auto da questa parte a schermo intero, ovviamente, e qui possiamo vedere la telecamera sia anteriore che posteriore. Chiama Lucilla. Ok, chiamo Lucilla. Tim, messaggio gratuito. Come mi senti? Benissimo. Senti bene? Mi senti bene? Ma eccezionale proprio, dentro il telefono proprio. Ehi, guidami a Roma. Navigazione verso Roma.
Da questo menu possiamo andare a rivedere i filmati che ha registrato la dashcam. Navigazione verso il lavoro. Navigazione verso il lavoro. Qui abbiamo AirPlay e Android Cast, quindi per collegare tramite MirrorLink wireless. In questo caso, per sfruttare il MirrorLink di Android dobbiamo scaricare ed installare questa applicazione TC-Link, ok? Quindi possiamo fare un po' tutto, possiamo andare a vedere YouTube a schermo quasi intero, perché Android non fa schermo intero, e riprodurre audio. Con la nuova dashcam DP5. Vi ricordate l'ultima? L'audio diciamo che lagga un pochino, non è proprio in tempo reale, comunque funziona. E andiamo sulla home. Da questo menu Bluetooth possiamo andare a riprodurre le nostre playlist personali, quindi quelle che ascoltiamo dal nostro telefonino, direttamente nel display. Per utilizzare questo menu Bluetooth dobbiamo essere però scollegati da Android Auto, altrimenti non funziona. Per quanto riguarda, ragazzi, l'uscita audio, quindi da questo menu possiamo scegliere queste opzioni: speaker integrato, che vi ho fatto ascoltare fino adesso. Possiamo scegliere la modalità Bluetooth, quindi ci colleghiamo tramite Bluetooth al nostro autoradio della tua vettura. Qui ci dice che va a scollegare l'opzione precedente per collegarsi. Confermiamo. Quindi possiamo riaprire Android Auto, ci dobbiamo ricollegare con il nostro telefono, eccolo qui, collegato. Quindi in questo caso l'audio si sente all'interno dell'altoparlante del nostro smartphone, perché siamo collegati tramite Bluetooth. Per sentire l'audio all'interno della nostra autovettura dobbiamo in questo caso effettuare la famosa triangolazione, quindi dobbiamo andare a collegare contemporaneamente il dispositivo e l'autoradio. Quindi ci colleghiamo anche all'autoradio della nostra autovettura. Allora il codice è 4 zeri, 1, 2, 3 e 4. Consenti l'accesso. Attivo. Adesso, ragazzi, si sente all'interno dell'autoradio. Collegamento tramite cavetto AUX. Basta collegare il cavetto AUX in dotazione, una alla presa del display e l'altro all'autoradio della nostra autovettura, se presente. Torniamo ad Android Auto o qualsiasi cosa vogliamo ascoltare. Altra opzione per ascoltare l'audio è la radiofrequenza FM. Dobbiamo riprodurre la stessa frequenza anche nell'autoradio della nostra autovettura, 106 MHz. Poi torniamo ad Android Auto e da qui adesso possiamo ascoltare Bene amici, siamo giunti al termine di questa recensione. Cosa mi è piaciuto? 1. Telefonate in viva voce, finalmente si sentono cristianamente. 2. Semplicità di utilizzo e velocità generale del sistema. Non ho mai notato né lag né rallentamenti durante l'uso. Possibilità di sfruttare l'audio esistente della nostra autovettura, avete visto, con le 3 opzioni: cavetto AUX, radio FM e Bluetooth, che è la cosa migliore se la vostra autoradio supporta questa modalità.
Ed infine, cosa che non guasta mai, ha un ottimo rapporto caratteristiche-prezzo. Vi ricordo che questo smart screen è acquistabile su Amazon al costo di circa 100 euro e devo dire che se avete un'autovettura abbastanza vecchiotta e volete renderla smart senza andare a sostituire l'autoradio direttamente o l'infotainment, questo smart screen, ragazzi, devo dire che mi ha dato delle ottime soddisfazioni e forse è l'unico tra tutti quelli che ho recensito che non mi ha dato nessuna sorta di problemi durante la recensione. Ovviamente ci sono anche delle cose che sono da rivedere, ragazzi, basta cercarle ed escono fuori. La prima in assoluto è la qualità delle telecamere, non è tutto questo spettacolo, soprattutto di notte. Altra cosa che si potrebbe migliorare è il display vero e proprio, un display, vi ricordo, da 9.26 pollici con risoluzione HD. Si vede tutto sommato bene, ma secondo me è un po' sottotono per quanto riguarda la luminosità. Ed in ultimo volevo spendere due paroline per quanto riguarda i supporti di questo smart screen. Allora, il supporto da cruscotto che avete visto durante la recensione si posiziona tramite un biadesivo, si fissa e rimane là. In quel caso funziona benissimo, non vibra, anche la telecamera è stabilizzata. Però vi ricordo sempre la posizione. Ecco perché volevo parlare di questi due attacchi, perché nella confezione c'è anche questo attacco a ventosa che possiamo posizionarlo o sul cruscotto o direttamente sul parabrezza. L'attacco è proprio sotto la telecamera integrata. Ho provato in tutte le maniere, ragazzi, a posizionare la ventosa, ma in qualsiasi posizione la telecamera va a riprendere. Detto questo, mi taccio! Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un commento su cosa ne pensate di questi nuovi smart screen con tutte queste funzionalità, se possono veramente rendere smart le vostre auto un po' datate. E noi ci si vede in una delle prossime recensioni. Un bacione da Francesco, ciao belli, state bene, alla prossima!